Se c'è una cosa con la quale sto veramente avendo problemi nell'ultimo periodo è riuscire a esprimere quello che penso e quello che voglio, soprattutto nelle relazioni con le altre persone. E sono certa di non essere l'unica perché comunque è un problema che secondo me con la società di adesso, con i social, con i messaggi, ogni tipo di comunicazione è più difficile e siamo sempre divisi da questo schermo che non ci rende così facile vedere le emozioni degli altri o anche solo vedere le nostre emozioni. Per esempio, voi riuscite a dire a una persona quando le cose non vanno? Riuscite a dire non mi piace questo tuo atteggiamento? Non sono d'accordo con quello che stai dicendo. Io vado nel panico. Può essere qualcosa di davvero difficile ed è una linea molto sottile, quella tra il timore di aprirsi, lasciar vedere alle altre persone quello che provi, quello che pensi e che magari ci tieni anche, e quello di ferire l'altra persona. Perché non sai mai che cosa può pensare, non sai mai come potrebbe reagire, non sai mai cosa potresti scaturire in quella persona. Che sia un amico, una sorella, un genitore o anche qualcuno al lavoro, comunque è sempre lo stesso dilemma. Fare una conversazione difficile con qualcuno, soprattutto se magari gli vuoi anche bene. Forse lì è anche peggio. E quello che poi a me dà più fastidio in assoluto è che continuo a dire che gli umani sono persone sociali. Ma perché allora abbiamo questi tipi di problemi talmente tanto legati all'essere sociali? Perché non riusciamo effettivamente a metterci in testa che la comunicazione è qualcosa di estremamente naturale e invece ci viene così difficile? Un sacco di volte comunque mi ritrovo bloccata in questo silenzio perché non riesco a esprimermi, ho troppa paura di far stare male l'altra persona oppure ho troppa paura di aprirmi io. E ok, possiamo aprire un'enorme conversazione sul perché io faccia questo e sicuramente proviene da cose del mio passato, da come sono stata educata a dialogare con le persone o a esprimere i miei bisogni, le mie necessità. Ma ho sempre quella piccola ansia dentro di me che se parlo, se mi apro, potrei risultare antipatica, potrei risultare stupida. Che in realtà questo mi ricorda un detto che non avrei dovuto imparare forse era meglio evitare. Quello che dice è meglio stare zitti e passare per stupidi che aprire bocca e darne la conferma. Cioè, capito? Mi sono messa talmente tanto questa idea in testa che adesso piuttosto non dico nulla. Cioè, sono quella persona che alle feste o in un contesto sociale con persone che non conosco bene magari sto zitta per paura di dire la cosa sbagliata al momento sbagliato. E quando poi magari lo faccio, perché spesso magari dico cose, mi trovo in silenzio con i grilli. Però con il tempo ho capito quanto questo fosse una cosa sbagliatissima da fare, assolutamente sbagliata. Ed è un errore mio. E sono io che devo imparare a comunicare meglio. Perché non parlando, non esprimendo le mie emozioni, comunque creo un sacco di incomprensioni che alla fine sono anche peggio di quelle che potevano crearsi se avessi parlato. Comunque guardate che bello! Sono al mare. Il mare a gennaio, ma sono al mare. Ho permesso che situazioni sfavorevoli o comunque non ottimali si prolungassero più del dovuto, più di quanto fosse necessario. Tutto questo per la paura di risultare antipatica, di dare fastidio alle altre persone, di tutte cose veramente inutili, cose che se ci penso, il non aver parlato ha avuto conseguenze di molto peggiori rispetto al se avessi semplicemente parlato e detto quello che provavo. E lo so che non sono l'unica perché tante altre persone come me, forse tu per esempio che stai guardando questo video, ti ritrovi con questo stesso problema. E mi ricordo che ho letto un libro, il Non-Violent Communication, può secondo me aiutare a capire come affrontare determinate comunicazioni. Magari questi consigli non ci potranno togliere l'ansia di comunicare, però almeno ci potranno aiutare a capire come fare a comunicare senza le conseguenze più negative o comunque avere una comunicazione più decente con le persone. Una cosa super interessante che ho imparato da questo libro è esprimere i propri sentimenti senza un giudizio, quindi osservare senza valutare. Per esempio, piuttosto che dire alla persona con la quale vuoi parlare sei sempre distratto, ha molto più senso invece parlare e dire ho notato che diverse volte negli ultimi giorni non mi ascoltavi mentre parlavo. Senti come cambia già il tono? Un'altra cosa è quella di esprimere i tuoi sentimenti. Invece di dire come l'altra persona si sta comportando, concentrati su quello che tu stai provando. Quindi usando più che altro il termine mi sento, piuttosto che mi stai facendo. Per esempio, mi sento trascurato, piuttosto che mi stai trascurando. Puttana!
È importante poi identificare anche i propri bisogni. Rosenberg parla di come dietro ad ogni emozione ci sia un effettivo bisogno da parte della persona. Per esempio, se ti senti frustrato, potrebbe essere che tu abbia bisogno di più comprensione, di avere bisogno di qualcuno che ti ascolti di più. Un'altra cosa super importante è fare richieste chiare e concrete. Quando per esempio vuoi parlare a una persona e vuoi richiedere qualcosa, invece che dire vorrei che mi ascoltassi di più, prova ad essere più specifico e chiaro. Per esempio potresti in questo caso dire mi piacerebbe poter passare 10 minuti al giorno dove possiamo parlare senza distrazioni. Ovviamente poi è anche importante ascoltare l'altra persona, capire perché si comportano in questo modo, cercare di essere aperti e non giudicare in nessun modo le loro richieste, perché è esattamente quello che in ogni caso vorremmo noi. Giusto. Un'altra cosa che ho imparato da questo libro, che è super semplice da applicare, è nel momento in cui si ha una conversazione, una discussione con qualcuno, non usare mai le parole sempre, mai, tutte le volte. Perché sono difficili da affrontare per una persona, quando una persona si sente dire non sei mai attento, piuttosto che non sei attento quando ti parlo di certe cose che a me stanno a cuore e questo mi fa soffrire. Ci tengo tantissimo a dire comunque che sto soffrendo di questa cosa, sto soffrendo della comunicazione e sono incapace a comunicare, però la maggior parte dei video che faccio sono principalmente un modo per me stessa per fare determinate ricerche e imparare. Spero ti sia stato utile. E se una delle cose che ti turba di più è affrontare il giudizio degli altri, ho fatto un video qua che spiego come sto cercando di affrontarlo anch'io.